noi che facciamo le macchine più veloci del mondo non ci dobbiamo far passare avanti da una Golf. Buongiorno a tutti, vorrei presentarvi Luciano, proprietario della Ritmo, del Drake Enzo Ferrari. Grazie Luciano di essere qui oggi. Piacere mio. Grazie. Raccontaci un po' l'aneddoto di questa vettura. Dunque, questa macchina, siccome l'autista Dino Tagliazucchi mi ha raccontato tutta la storia di questa macchina. Allora, Enzo Ferrari era un semaforo con questa macchina e una Golf gli passò avanti così e disse: "Oh Dino, ma scusa, noi che facciamo le macchine più veloci del mondo non ci dobbiamo far passare avanti da una Golf". Allora Dino, quando rientrò in ufficio, chiamò la direzione della Fiat e naturalmente questa macchina dopo 2 giorni, L'avvocato Agnelli quindi sì, fu portata in Abarth e gli fu sostituito il motore. Praticamente questa macchina è un prototipo, unico esemplare. C'ha un motore 2000, gli sono stati cambiati i freni, alcune parti della scocca ed è diventata un prototipo per quello. È una macchina eccezionale. perché il Drake voleva una macchina sì, che non si vedesse ma che fosse una macchina grintosa. Sì, esatto. E niente, gli fu fatta in Abarth, è un unico esemplare prototipo. Perché io da quello che so Giovanni Agnelli gliela regalò questa trasformazione Sì. a Enzo Ferrari proprio per Sì. dargli qualcosa che potesse usare, però che non desse nell'occhio anche quando faceva E i suoi poi spostamenti. lui usava le macchine a 4 porte, perché dietro c'era sempre la guardia del corpo quando si muoveva. Sì. Ma era Dino mi ha raccontato delle cose che lui sembrava una persona aggressiva, no? Invece era un uomo di cuore buonissimo. Sì. E quindi tu la vettura da quanto tempo è che ce l'hai? A me mi fu, diciamo, omaggiata negli anni Comunque 90. in un deposito Ferrari mi avevi raccontato. Sì, era Comunque un deposito Ferrari sì. stargata. E dove, siccome questa macchina l'avevano chiesta tutti i dipendenti, allora Luca di Montezemolo disse: no, la macchina non la diamo a nessuno, e fu portata in un deposito dove portavano tutti i ricambi, quelli dei prototipi, naturalmente che non andassero in giro. E così rimase lì la macchina. Poi mi fu detto io la potevo prendere per custodirla e farla, diciamo, quando ci fosse, e quando ci fosse stato bisogno che sia messa a disposizione. Certo. Tant'è vero che questa macchina sta all'officina Toni di Maranello, che è di fronte al museo. Diciamo che hai un affetto particolare per questa macchina. Sicuramente. A me mi dicono in tanti: chissà quanto vale sta macchina. Non ha valore. Non vale niente, perché non ha valore nel senso che ha un valore. Se io oggi o domani la dovessi cedere per qualunque motivo, la riporto in Ferrari al museo. Giusto, tornerebbe a casa. Certo. A parte sta a casa perché sta a Maranello. Certo. Sì, quindi tu fai da custode alla fine. Sì, diciamo che sei un custode fedelissimo. Ecco. Comunque io perché ho vissuto una decina di anni insieme a Dino Tagliazucchi
Lui ti ha raccontato un che sacco mi ha di cose. raccontato delle cose anche Sì, perché lui era il suo autista e lo Sì. accompagnava, quindi accompagnava, sapeva vita, morte e miracoli. certo, E poi l'ha custodito fino alla morte, Certo. che gli è morto un braccio. ospite. Dino mi diceva, guarda, mi è morto in braccio, veramente. Bruttissimo. Perché lui e la moglie, alla fine, quando non stava proprio bene, Dino, Tagliazucchi e la moglie abitavano in casa di Enzo. Sì. È una bella storia. Sì, è una bella storia, anche perché lui mi raccontava che era un uomo molto sensibile. Lui la mattina, la prima cosa che faceva, andava al cimitero a trovare Dino, il figlio, poi andavano a comprare il giornale, dopodiché andavano dal barbiere a Modena. Questo era il viaggio di tutti i giorni. Comunque ti ringraziamo tanto per averci concesso questi 5 minuti. Tranquillo, E io lo niente, faccio volentieri perché io sono il custode, diciamo così, è bene che le persone sappiano la storia. di certo, questa no, ma è macchina. giusto che Certo, comunque certo. abbia tu raccontato l'aneddoto e la storia della Ritmo, che è un grosso pezzo di storia, ecco, diciamo Certo. così. Anche perché è un unico esemplare, Esatto. prototipo. No, poi di una persona che comunque Ma se non fosse stato Enzo Ferrari, non potevano trasformarla. no, ma poi non sarebbe stata un'auto No. che avrebbe avuto questa importanza. Ma Diciamo oltretutto non avrebbero fatto sicuramente questa trasformazione Certo. perché è stata omologata. Che tra l'altro non hai detto una cosa, che il volante lui l'ha voluto in legno Sì. della Nardi. Sì, perché Perché lui guidava voleva, esatto. solo guidava con volanti Nardi in legno. Quindi è bellissima questa cosa. Ti ringraziamo tanto Niente. Luciano, grazie ancora, grazie a tutti voi. Marco, Grazie. io ringrazio voi perché Grazie a è voi, sempre un grazie a te, piacere. veramente. Quando si parla di storia è sempre Ah, è sempre bello. Grazie. E io a casa di ritmo ne ho un'altra che ha vinto il campionato italiano. È un gruppo 2 di Quattro allora, fari. 4 fari, Mi ricordo che avevo idea. che ha vinto il campionato italiano assoluto, fatta da Ligiorrier Limone, Sì, non avevi detto questo. che è una macchina, E quella bisognerebbe poi fare un servizio anche su Sì, quella sì, di Taverna. certo. Quella è veramente una macchina eccezionale. Vi ringrazio tanto Grazie a te di tutto. e alla prochaine fois, diciamolo un po' in francese, perché io sono mezzo francese. Ah, caspita, questo non lo sapevo. Grazie. Grazie.